Ultimamente le notizie sul Covid sono sempre più negative e con l'arrivo di queste notizie, almeno parlo per quanto mi riguarda, sono riaffiorate quelle sensazioni di ansia, di paura, un po' di frustrazione che avevo provato all'inizio dell'anno. Quindi ho pensato di cogliere l'occasione di questo sentimento particolare, di questo momento particolare per parlarvi di come io gestisco le emozioni negative. Un tempo mi facevo sopraffare da rabbia, paura, tristezza, ero capace di serbare rancore per anni nei confronti di una persona. Ora invece con il preziosissimo aiuto della mindfulness il mio approccio è molto differente. Innanzitutto quello che faccio è smetterla di nuotare controcorrente e lasciare che la situazione segua il corso che deve seguire, quindi lasciarla andare. Trovo che sia assolutamente inutile lamentarsi di una situazione che è nel momento in cui io sto parlando. Se è qualcosa su cui io posso porre rimedio, bene, e allora lì mi attiverò in tal senso, ma se come in questo caso è qualcosa che è fuori dal nostro controllo, dobbiamo semplicemente lasciare che la situazione sia, reagire poi sicuramente in modo positivo, però io singola persona non ho il potere purtroppo di cambiare il corso degli eventi, ma diventa una situazione collettiva. Quando attraverso momenti difficili inizialmente riaffiora una certa resistenza alla situazione presente perché ovviamente vorrei che fosse differente da quello che è. Poi invece quello che faccio è permettermi di provare tutte le emozioni e le sensazioni del caso, siano esse positive che negative, senza reprimerle o fingere che vada tutto bene, perché non è così. In quel momento io sto provando paura, in quel momento io sto provando della rabbia. Quindi quello che faccio è accettarle e meditare con queste emozioni negative. Poi vi parlerò di Patreon, ma su quella piattaforma io ho finalmente concluso il mio corso di meditazione e c'è proprio anche una meditazione che spiega come gestire le emozioni negative. Quindi dicevo, allora la prima cosa che faccio è accettarle, permettermi di provarle, meditare con esse perché in quel momento fanno parte di me, è inutile negarlo, reprimerlo è ancora peggio perché comunque le sensazioni non se ne vanno, quindi meditare consapevole di avere questa rabbia o come in questo caso un po' di paura è una delle soluzioni migliori che potremmo mai attuare nel momento. Accettando questi sentimenti fino in fondo, sono onesta con me stessa e sincera nei confronti della mia sofferenza, non mi ripeto che va tutto bene perché non è così. E ho notato che mantenendo questo atteggiamento rilassato ed accogliente nei confronti delle mie emozioni durante le meditazioni, esse si presentano sempre meno di frequente e soprattutto quando arrivano durano sempre meno. Quindi resto sempre meno in contatto con questa paura o con ansia o con la depressione, insomma il sentimento che sto provando in quel momento. Quello che ho capito grazie alla mindfulness è che è necessario essere onesti nei propri confronti, non reprimere nulla e soprattutto non fingere di non star male perché non è così. Thich Nhat Hanh dice che entrare in contatto con la nostra sofferenza è il primo passo per una vita serena. Io so che può sembrare spaventoso l'idea di entrare in contatto con la propria sofferenza, tutti cerchiamo di rifuggire il dolore, tant'è vero che
molti di noi spesso utilizzano escamotage appunto per non provare dolore, dall'alcol al fumo ai social media, trascorrere tanto tempo su Instagram, su Facebook, eccetera, per non affrontare eh, il proprio dolore o la propria sofferenza, insomma, sono dei modi per cercare di rimandare a dopo quello che comunque c'è e che resta dentro di noi e che prima o poi dovremo fare i conti. Ecco, come dicevo prima, per quanto riguarda la meditazione per la gestione delle emozioni negative, ho aperto recentemente un account su Patreon, che è questa piattaforma in cui persone creative come me possono continuare a fare il proprio lavoro avendo molta più libertà di quella che c'è semplicemente con YouTube, essendo supportati da persone come voi che traggono valore appunto dai video o da un dipinto o da un libro, perché comunque su Patreon ci sono creativi di tutti i tipi, ci sono musicisti, ci sono scrittori, ci sono YouTuber, insomma c'è un po' di tutto. Avere la possibilità di continuare a creare contenuti per me è veramente importante, ma purtroppo solo con YouTube non è possibile farne una professione, almeno parlo nel mio caso. Gli introiti sono troppo ridotti e io non sponsorizzo, come avete visto, molti prodotti sul mio canale perché quelli in cui credo veramente sono pochi e l'idea di dover sponsorizzare qualcosa in cui non credo per riceverne delle commissioni
non fa per me. Quindi se da un lato questo mi permette di rimanere fedele a chi sono, dall'altro lato però fatico a riuscire a renderlo un lavoro vero e proprio. Quindi con Patreon ho trovato un'alternativa per non dovermi snaturare o svendere, ma continuare a lavorare essendo supportati da persone che credono in quello che faccio. In cambio del vostro supporto, ovviamente l'artista di turno, in questo caso io, mette a disposizione proprio per la community di Patreon una serie di benefit. Ci sono diversi pacchetti. Io vi rimando appunto a Patreon, metterò il link nella descrizione del video per andare a vedere proprio le specifiche di ogni pacchetto, ma potete supportarmi con 5 euro al mese e avere accesso ai miei post che riguardano un pochino più da vicino la mia vita dietro le quinte, quindi riflessioni, e potremo interagire perché sotto il post c'è la possibilità di mettere dei commenti. Oppure si può andare avanti con dei pacchetti sempre più dettagliati, in cui ci sono dirette, in cui ci sono incontri uno a uno con Skype, faremo delle piccole date, dei piccoli incontri one to one. Ci saranno anche, ci sarà questo corso di meditazione di cui sono veramente, veramente fiera perché ci ho messo tanti mesi per ultimarlo e sono contenta del risultato, quindi spero che vogliate farne parte. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per il vostro supporto che mi avete dato finora su YouTube. Spero di trovarvi dall'altra parte, nella community, se è una cosa che pensate possa essere per voi, altrimenti comunque ci rivediamo sempre qui su YouTube perché io continuerò anche a postare qui i miei contenuti, ovviamente in una forma differente. Su Facebook, sul mio account Facebook, ho messo un video in cui spiego più nel dettaglio come funziona Patreon, quindi se volete andare a dargli un'occhiata metto anche quello nella descrizione del video. Questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Grazie per essere stati con me e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!